State? Come state? Spero bene. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, oggi vediamo di parlare un pochino della carta dedicata a te, perché questa carta deve essere utilizzata e tutti i soldi al suo interno devono essere spesi tutti quanti e quindi ci sono delle date da tenere a mente. Come ben sappiamo, già da qualche tempo gli uffici postali hanno iniziato a consegnare la carta dedicata a te, anzi è già stata ben che consegnata da un bel pezzo, ovviamente l'hanno consegnata a tutti quelli che ne avevano diritto e veniva consegnata già carica con i primi 500 euro. Quest'anno stranamente, non so perché, ma non ho ricevuto messaggi strani come l'anno scorso di persone che mi dicevano sai, mi hanno rubato la carta, sai, ho ricevuto la raccomandata, ma il vicino di casa mi ha rubato la raccomandata. Stranamente, quest'anno è andato tutto a posto. Tutti quanti l'hanno ricevuta, tutti quanti non hanno avuto grossi problemi, quindi devo supporre, almeno visto che nessuno mi ha scritto, devo supporre che per quanto riguarda il discorso consegna carte sia andato tutto liscio. Ah, tra l'altro, ricordatevi che sul mio sito internet trovate maggiori informazioni, ok? Quindi andate sul mio sito internet, scaricatevi quello che vi serve, vi ho lasciato comunque qui sotto la descrizione del sito, andate su Google, lo digitate, ci trovate tantissime informazioni. Ho deciso di riassumere tutto quanto all'interno del sito internet, così almeno si trova tutto lì dentro. Torniamo a noi. La carta, questa carta dedicata a te, no a me, a te, la si può usare solo per acquistare dei beni alimentari di prima necessità nei negozi che sono abilitati al circuito Mastercard. Vabbè, poi comunque il circuito Mastercard, Visa, American Express, sono tutti uguali, basta vendere, poi uno vale l'altro, non siamo più negli anni 80 che io ho la Mastercard, ah no, io ho la Visa, io ho l'American. No, non è più così, è tutto un paciocco, basta vendere, basta che sia, ecco. E comunque quella carta è una normalissima Postepay, non è che hanno inventato l'acqua calda, è una normalissima Postepay perché lo Stato si appoggia alle Postepay e vabbè, funziona con quel circuito di pagamento. E quindi le date che vi dicevo prima sono queste due da tenere a mente. La prima era quella del 16 di dicembre e entro quella data bisognava spendere almeno un centesimo, un euro per attivare la carta e spero che l'abbiate fatto. Adesso l'altra data è quella del 28 di febbraio. 28 di febbraio, 2-8, 28 di febbraio, perché entro quella data bisogna spendere tutto, ok? Però ovviamente non è che si può comprare tutto quello che si vuole, come vi ho detto prima, ci sono dei prodotti alimentari di prima necessità, mentre gli altri prodotti che non sono di prima necessità devono essere pagati con qualcos'altro, contanti, un'altra carta, insomma una cambiale, insomma come cacchio volete, però non si può utilizzare quella carta. E tra l'altro da voci che mi avete detto, appunto, tra l'altro ho letto anche a destra e a sinistra qualcosa, questa carta dà la possibilità di ricevere un ulteriore sconto del 15% negli esercizi commerciali aderenti alla promozione. Adesso scopriremo, poi cercheremo di capire anche se questo 15% di sconto vale anche dopo il 28 di febbraio, perché ovviamente ti danno uno sconto, però tu volendo a marzo, aprile, maggio, ad agosto, ecco, quando fanno le grigliate, ad agosto, sai, a Pasqua, ecco, magari questo 15% vale anche dopo, perché è legato alla tessera, quindi questo lo scopriremo più avanti, è una cosa molto molto carina che mi è venuta in mente, ho detto magari adesso poi ci faccio un paio di ricerchine e vedo, ok? Quindi tolto il discorso dei 500 euro, c'è uno sconto 15%, che diciamo che in questo periodo di rincari, bollette,
spesa che continua a aumentare, tutto caro, stiamo vivendo come nel Medioevo tra un po', no? Perché a me certe volte mi sembra di vivere nel Medioevo, fare certi risparmioni, certe taccagnerie che veramente mancano nel 1300, Così, non so se capita anche a voi di fare queste taccagnerie che veramente, boh, cioè siamo tornati indietro di 60 anni, almeno negli anni 40, 50, una roba del genere. Poi fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi vi sembra di essere tornati indietro nel Medioevo. Scrivete qua sotto nei commenti. Ora cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione, perché in questi giorni, ne avevo già parlato, però ho visto che in questi giorni moltissimi di voi mi state scrivendo nei messaggi sotto i video per chiedermi come e quando arriva il rimborso del modello 730 da parte dell'Agenzia delle Entrate. E allora cosa ho deciso? Di spiegarvi praticamente molto brevemente in questa parte del video come controllare il pagamento del rimborso direttamente online, senza dover andare dai nostri amici della Descapo. No? E quindi intanto vi dico subito che questa piccolissima guida può andare bene per tutti quelli che hanno fatto il 730 senza indicare il sostituto d'imposta, quindi per capirci non hanno indicato per esempio il proprio datore di lavoro oppure l'INPS come soggetto pagatore, ok? Per queste persone il pagamento del rimborso viene fatto direttamente dalla Descapo e di solito arriva a partire da 6 mesi dalla data di trasmissione della dichiarazione. Quindi facendo un rapido calcolo se ne parla a partire da dicembre e si va avanti fino a marzo dell'anno successivo, quindi da dicembre 2025 fino a marzo 2026, ok? C'è questo lasso di tempo. Sempre che la dichiarazione sia stata inviata entro giugno, perché quelli sono i tempi, poi voi calcolate, giugno, chi invia, non che porta i documenti al CAF, invia vuol dire che la dichiarazione è partita telematicamente, sono due cose completamente diverse, non confondiamo le questioni. Quindi se la dichiarazione è inviata a partire da giugno, se ne parla a dicembre, da dicembre a marzo. Se fai luglio, fai gennaio, aprile e va avanti così, ok? Ovviamente, come dico sempre, il rimborso viene pagato direttamente sul conto corrente della persona, perché lo sapete, gli enti statali non pagano mai una volta, ma adesso non pagano più con bonifico in contanti, ma solo più con bonifico, vaglia. Quindi non vi aspettate che arriva lì il signore e dice tieni, qua ci sono i tuoi soldi, non funziona così. Per controllare il rimborso per adesso bisogna avere ancora lo SPID, CIE, lo SPID, la CIE o la CNS. Ricordatevi che lo SPID da adesso, dal gennaio 2026, è diventato a pagamento, sia per richiederlo che per mantenerlo attivo, quindi c'è un canone poi annuale da pagare. Sì, perché qualcuno di voi mi ha detto, sì, ma tanto io l'ho già pagato. Sì, quando lo richiedi paghi, ma poi tu lo devi anche pagare per mantenerlo attivo. Quindi è diventato tutto una specie di magna magna. Dovete entrare all'interno del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Se dentro l'apposita sezione dedicata ai rimborsi trovate scritto a breve sarà emesso l'ordinativo di pagamento, vuol dire semplicemente che il pagamento del rimborso molto probabilmente inizierà a breve, ok? Quindi basta che voi controllate quello e sapete come funziona. Poi volevo ricordarvi anche quali sono le soglie di pagamento, perché questa informazione può essere utile a capire quando arriveranno i rimborsi e quindi ho fatto una distinzione, sono due cose da tenere a mente. Se il pagamento viene fatto in contanti per importi inferiori a 1000 euro, la persona riceverà un invito ad andare a ritirare il rimborso direttamente in ufficio postale. Se invece l'importo supera i 1000 euro, e allora lì la questione si allunga un pochino, perché la persona riceverà un vaglia direttamente dalla Banca d'Italia e in questo caso allora i tempi si allungano un po', perché c'è tutta una procedura che deve seguire
IVAGLIA. Però voi per fare prima potete andare all'Agenzia delle Entrate di persona o andare da un CAFA, anche consulente fiscale, tributarista, commercialista, avvocato, insomma chi vi segue la pratica fiscale, e potete chiedere di aggiornare i vostri dati comunicando all'Agenzia delle Entrate il vostro numero di IBAN. Non che non lo sappiano, perché quelli sanno anche quante volte andate al cesso, quanti pezzettini di carta utilizzate per pulirvi, però, cioè, vabbè. E però facendo così, se voi comunicate il vostro IBAN, anche carta ricaricabile, banca, posta, quello che sia, i soldi arrivano un pochino prima senza troppi problemi. Questo è un consiglio che vi do, poi vedete voi se farne buon uso oppure no. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento. A presto, ciao!